Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video voglio parlarvi di 3 paroline che sono davvero molto usate, ma che allo stesso tempo creano tanta confusione in chi sta imparando l'italiano. E cioè pronto, rapido e presto. Questi 3 termini, infatti, hanno significati davvero molto simili e qualche volta possono essere utilizzati negli stessi contesti. Bisogna stare molto attenti però, perché in realtà non sono intercambiabili e anzi bisogna spesso utilizzarli in strutture molto diverse. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito tutto quello che c'è da sapere su pronto, rapido e presto. Ma prima di tutto, sigla! Iniziamo subito con pronto. La parolina pronto può assumere diversi significati a seconda dei contesti in cui viene utilizzata. Uno degli utilizzi veramente più frequenti di questa parolina è quando si risponde al telefono. Quando accettiamo una chiamata, infatti, lo facciamo dicendo pronto o pronto, chi è? O ancora pronto, chi parla? E attenzione, in questo caso pronto è invariabile, non cambia mai. Quindi non potremo dire per esempio pronta, pronti, pronte, ma si può dire soltanto pronto, a prescindere se noi siamo un uomo, una donna o un gruppo e a prescindere anche da chi si trova dall'altro lato della chiamata. Come aggettivo invece pronto può significare preparato, quindi significa che qualcosa o qualcuno è in condizioni tali da poter svolgere una funzione o un compito. Per esempio, il pranzo è pronto, cioè è in condizione tale da poter essere mangiato. Sono pronta per uscire, cioè sono in condizione tale da poter lasciare la mia casa. Oppure le camere non sono ancora pronte e così via. In questi casi, come sicuramente avrete notato, l'aggettivo pronto deve essere concordato con il nome a cui si riferisce, cioè esattamente come accade per tutti gli aggettivi. Infine, pronto, sempre come aggettivo, può essere anche utilizzato in un altro contesto, ovvero per indicare che una persona è oppure non è nella giusta preparazione mentale per poter affrontare una situazione, un evento, una sfida. Un esempio potrebbe essere: hai visto la foto della tua ex con il suo nuovo ragazzo? No, non sono pronto per vedere una cosa del genere. Non l'ho ancora superata. Adesso passiamo invece all'aggettivo rapido. Questo significa semplicemente veloce. Per esempio, potremmo dire: mio padre ha già scelto il colore della sua nuova auto. È un uomo molto rapido nel decidere. Oppure, ho fatto un rapido calcolo e non credo di avere abbastanza soldi per un viaggio in Giappone. O ancora, ho dato una rapida occhiata al giornale e ho visto una foto di tuo nonno. Cosa è successo? E presto, invece? Infine, anche l'avverbio presto può avere vari significati. Innanzitutto, l'avverbio presto può indicare che non è ancora ora, non è ancora il momento giusto per fare qualcosa. Ad esempio, potremmo dire: non ho ancora iniziato a studiare per il prossimo esame. Mancano ancora 2 mesi, è presto. Oppure: passo a prenderti alle 6 stasera? Così presto, ma la cena è alle 8. Presto si può anche utilizzare per indicare le prime ore del mattino. Per esempio, domani devo svegliarmi presto. Ancora, presto può essere utilizzato anche quando si fa qualcosa prima, in anticipo rispetto al solito. Mi dispiace, ma devo scappare. Stasera devo andare a letto presto. Infine, presto può essere utilizzato quando ci si congeda da qualcuno, di solito nelle espressioni a presto, oppure ci vediamo presto, o ancora ci sentiamo presto. Vediamo ora una breve conversazione in cui utilizzeremo tutte e 3 le paroline. Pronto? Chi parla? Ciao Rocco, sono Graziana. Sei pronto per la festa di stasera? Prontissimo! Sai a che ora inizia? Sì, inizia alle 8. Alle 8? Così presto?
Io finisco di lavorare alle 7. Vabbè, vuol dire che mi farò solo una doccia rapida così da essere pronto per le 7:45. Comunque ti faccio sapere più tardi a che ora ti passo a prendere. D'accordo, però ti avviso, domani devo svegliarmi presto, quindi dobbiamo ritirarci presto. Non ti preoccupare. Perfetto, a presto! Pensi che studiare solo la grammatica ti porterà lontano? Ti sbagli di grosso. Esiste un solo modo per imparare l'italiano in maniera perfetta e naturale: il metodo contestuale. Il metodo contestuale è l'unico sistema che ti garantisce l'apprendimento di una lingua come se fossi realmente nel paese in cui si parla. Per questo noi di Lernamo abbiamo deciso di sviluppare Italiano in Contesto, il primo corso di italiano al mondo interamente basato sul metodo contestuale. Attraverso video lezioni contestualizzate, Italiano in Contesto ti immerge in varie situazioni di vita quotidiana per fornirti il lessico e strutture fondamentali per parlare italiano fluentemente, come un madrelingua. Inoltre, Italiano in Contesto ti offre la possibilità di svolgere esercizi automatici per verificare se hai realmente appreso i contenuti del corso e scrivere le tue domande o dubbi per ricevere risposta direttamente da noi, Graziana e Rocco. Abbiamo voluto offrire a tutti la possibilità di iscriversi a Italiano in Contesto. Per questo, usando il codice coupon PRONTO, pagherete solo 50 euro per l'accesso completo e illimitato al corso. È un'occasione unica, non perdetevela! Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto e soprattutto scrivete nei commenti qualche frase che contenga queste 3 paroline, così da essere sicuri di aver capito bene come utilizzarle. E se vi va di fare un rapido ripasso di tutte le regole grammaticali italiane più importanti, non perdetevi il video dedicato proprio a questo argomento con una bella sorpresina finale. Il link come sempre lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Ah, e non dimenticate di verificare se conoscete tutte le regole grammaticali e anche qualcosa di cultura sul nostro sito www.lernamo.com. Ci sono anche vari esercizi automatici per mettere alla prova le vostre conoscenze. Noi ci rivedremo prestissimo per un nuovo video.